Ciao amici e benvenuti a questo nuovo video. Oggi volevo proporvi l'unboxing di una telecamera con zoom che ho acquistato su Amazon e che mi è arrivata per la mia casa in campagna. Adesso provvederò a fare l'unboxing e la scopriremo insieme. Allora, al suo interno troveremo una scheda SD da 32 GB, libretto delle istruzioni e per il QR code per la configurazione, la telecamera, un alimentatore, antenna e base di fissaggio. E basta, non troviamo più niente, con dei tassellini. Come vedete questo è molto piccolo. È infrarossi con uno zoom 5x. Dunque, proviamo a fare una veloce configurazione, la configuro con voi per la prima volta, poi farò un video dove farò l'installazione definitiva e vedremo le caratteristiche. Dunque, montiamo l'antenna Wi-Fi. Come vedete questa può essere sia tramite rete gigabit Ethernet oppure tramite interfaccia Wi-Fi. Noi adesso utilizzeremo il Wi-Fi. Come vedete ha lo spinotto dell'alimentazione. Wait to be configured. Wait to be configured. Provvediamo a Wait to be caricare configured. l'app sul cellulare. Wait to be configured. Wait to be configured. L'applicazione si chiama ICC, come potete vedere. Wait to be configured. Wait to be configured. Bene, terminato l'installazione. Wait to be configured. Andiamo a dare permessi. Accedi. A questo punto dovremo creare un account. Bene, a questo punto abbiamo eseguito la registrazione del device.
Naturalmente non ho ancora inserito la scheda SD, la inserirò poi prima di montarla definitivamente. Allora, aggiungiamo il dispositivo al wifi. Please input wireless router password, clic OK. Non ci resta che inserire la user password per il wifi. Dunque, adesso cominciamo con la configurazione. Aggiungiamo la nostra telecamera alla rete wifi. Please input wireless router password, clic OK. Wait to be configured. Ok, selezioniamo la nostra rete wifi Wait to be configured. e diamo conferma. Network is connecting, please wait a moment. Selezioniamo il QR code e glielo facciamo leggere alla videocamera. Connect to router successfully. Network Ok. connection success, please set the login password. Fatto. A questo punto, come vedete, è diventata visibile la nostra videocamera. Eccoci qua. Questa è la videocamera. Questo è lo zoom. Come vedete è anche abbastanza reattiva. E qui siamo collegati alla rete wifi. Se ci scolleghiamo dalla rete wifi e utilizziamo la rete cellulare, la rete 4G, adesso lui la deve riacquisire perché è come se si fosse interrotto. Eccoci qua. Questa è come vedete noi adesso la stiamo gestendo come se fossimo fuori casa. A questo punto possiamo zoomare. E questo è quanto. Adesso è in standard definition. In questo caso vado a variare la qualità del coso. L'abbiamo posizionato in Full HD. Riduciamo ancora lo zoom.
è anche abbastanza pronto la messa a fuoco. Qui comunque sono in campagna, per cui il router è un 4G, per cui magari ho Iliad come gestore, per cui magari non è molto veloce la rete, però comunque lo streaming viaggia abbastanza bene. Sul cellulare ho una scheda TIM, mentre sul router 4G ho una scheda Iliad. Come vedete, zoom. Come vedete si vede abbastanza bene. Ho anche la possibilità di ingrandirlo ancora, vedete? E poi riduco. A questo punto si può anche andare a configurare le impostazioni di base, il nome del dispositivo, che lo posizionerò poi dopo. Impostazioni avanzate per la durata della registrazione, la qualità del video e il miglioramento dell'immagine. Le impostazioni di rete e poi si può impostare l'allarme di prossimità in caso di movimento, il rilevamento del movimento. Qua è il tempo in secondi, l'intervallo fra un allarme e l'altro. Cosa deve fare? Se catturare un'immagine oppure registrare un breve video. A me basta che catturi un'immagine e me la renda visibile sul cloud. La sensibilità media e poi il messaggio se uno vuole la notifica sull'app. Io direi di selezionarla in modo che quando rileva un movimento, adesso faremo una prova, facciamo venire di nuovo il video, ok, togliamo lo zoom. Come vedete anche nel movimento è già giunta la notifica dell'allarme. Adesso togliamo lo zoom. Ok. A questo punto facciamo passare una mano davanti all'obiettivo. E come vedete è arrivata la notifica. Questa è quella precedente. A breve, eccola qua, è arrivata anche l'altra. Chiudiamo l'app e proviamo a vedere. Ecco qua, come vedete è arrivata la notifica con l'immagine della mano. E niente, questo è quanto per l'unboxing e la piccola verifica di funzionamento. Come vi ho detto, farò un video quando la installerò, in modo da farvi vedere come funziona posizionata definitivamente. E per questo è tutto, vi ringrazio, spero vi sia stato utile, lasciate un like, condividete e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!